Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare del Moza R9 e del nuovo volante GS presentato da Moza. Nuovo direct drive di fascia entry level considerato che ha 9 Nm. Fascia quindi dove già troviamo il CSL DD e il SIMMAGIC Mini. Anche Moza ha deciso di entrare in questa fascia di prezzo, in questa fascia di entrata nel mondo direct drive, e credo ragazzi che ci è voluta entrare con un tackle a gambe unite. Io non so se questo video uscirà prima, dopo della recensione del Moza R16 che ho avuto l'opportunità di provare. Sarà difficile per me anche nell'unboxing parlarvi senza avere comunque già un pochino testato con mano quella che è la qualità di Moza. Ma prima di iniziare il video voglio subito ringraziare i ragazzi di Arc Team che mi hanno dato l'opportunità di fare questo unboxing, e poi uscirà anche la mia recensione del Moza R9 in anteprima in Italia, e in realtà anche in Europa ancora non ho visto nessun video per quanto riguarda questo prodotto. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ragazzi, come vi ho detto, oggi andremo a dare un primo sguardo, per un primo contatto, a quello che è il Moza R9. Naturalmente non è una vera e propria recensione, ma sarà soltanto un primo contatto di questo prodotto. Ragazzi, questa non vorrà essere una recensione perché verrà più avanti, ma soltanto un primo sguardo quando ho tirato fuori dalla scatola questi prodotti. Per quanto riguarda l'unboxing li farò di entrambi, per quanto riguarda la recensione saranno due recensioni separate, perché li dovrete acquistare separatamente e magari scegliere se prendere il volante Formula oppure il volante GT, quelli che al momento sono disponibili nel loro shop. Ragazzi, appena l'ho tirato fuori non posso negare che strizza l'occhio fortemente al CSL DD come aspetto estetico. Non è uguale, perché in realtà non è per niente uguale, però ha un qualcosa che mi ha subito ricordato quel genere di prodotto. E sempre un aspetto che ho riscontrato in Moza è che ha una cura anche nei design e nei materiali utilizzati sempre veramente di altissimo livello. È un'azienda, ragazzi, e lo scoprirete ancora meglio quando parlerò anche dell'R16, che ha voluto puntare molto anche su aspetti marginali di quello che è il suo prodotto, quali possono essere il packaging, perché anche lì, come avete visto anche dai video, è molto curato. Anche le colorazioni, le stampe hanno un ottimo appeal secondo me e fanno subito capire un prodotto che ha delle attenzioni particolari anche su, come ho detto, su aspetti marginali. Allora, di primo impatto vi posso dire che sia la parte frontale che tutta la parte intorno è tutto metallo. La parte dietro invece è plastica. Ma l'aspetto di rifinitura, ragazzi, lo trovo veramente buono. Io ve lo farò vedere naturalmente anche nel dettaglio. Qui troviamo tutte le connessioni e il pulsante di accensione, ma come vedete le serigrafie, veramente molto curato l'aspetto estetico di questo volante. Il tipo di mozzo è lo stesso che ritroviamo anche sugli altri modelli di Moza, ma è sempre un mozzo di alluminio ricavato dal pieno, ragazzi, di ottima qualità, e sempre lo stesso tipo di quick release che troviamo anche su tanti altri volanti, anche della serie SIMMAGIC. Ma sempre, ogni volta che ho un nuovo direct drive tra le mani, la prima cosa che voglio fare è questa, come ho fatto anche nell'anteprima dell'unboxing, e vi dico che da spento, come mi è capitato già su tutti i motori di questa fascia, cioè la fascia entry level, i motori più piccoli, la parte degli scattini è abbastanza netta, ma lo è su tutto questo genere di motori. Io stranamente ho sempre pensato che più il motore fosse piccolo, più l'avrei trovato fluido in questo genere di movimento. In realtà più sono grandi e più anche da spenti si fa fatica a percepire questo genere di scatti. Ma come già mi è successo su altri prodotti, valuterei questo genere di sensazione quando riceverà corrente. Altra cosa che ho notato subito, ma in realtà è così anche sugli altri prodotti di questa famiglia, è che è possibile montarlo solamente con i fori che si trovano sotto la base. Non so se nel tempo Moza farà altri tipi di attacchi per queste basi, ma naturalmente una volta che andate a scegliere questo genere di prodotti fate i conti anche con il tipo di montaggio che dovrete andare a fare sulla vostra base. Naturalmente anche Moza
quando ho visto il video di presentazione di questa base, fa vedere che la si può montare anche su una scrivania. 9 Nm sono tanti, non sono tantissimi, serve anche una buona scrivania, un minimo, per poterla sfruttare in un determinato modo, perché il modo migliore per sfruttare i dettagli di un direct drive è quello di avere una postazione, un modo di imbrigliare queste basi nel miglior modo possibile. Ma ragazzi, come primo contatto sulla base non credo che debba dirvi null'altro. Il materiale utilizzato anche nel contorno è tutto alluminio. Il tipo di verniciatura che ha questa base è un pochino, come vedete, non liscia completamente, ma dà un ottimo senso di qualità. Però, ripeto, da spenta risulta sempre un po' complicato parlare di qualità o meno. L'unica cosa che possiamo vedere sono i materiali, ma sono sincero, tutte le basi che ho avuto l'opportunità di provare in questo periodo, a livello di materiali non ho mai potuto dire nulla, perché quando utilizzano soltanto la scocca del motore io trovo sempre i materiali utilizzati di buon livello. Sempre all'interno della scatola troverete l'alimentatore. Ragazzi, è questo. Questa scritta qua mi dà l'idea che funzioni da LED, che fa vedere che l'alimentatore sta ricevendo corrente, e anche il connettore che viene utilizzato è sempre un connettore standard che già alimenta anche altri tipi di volanti. La tipologia di alimentatore utilizzata, come potete ben leggere, è un 36 volts, 5 ampere, 180 watt. Ma sicuramente la potenza necessaria per poter spingere questa base e sfruttare totalmente i suoi 9 Nm. Ma arriverei adesso all'unboxing di quello che già avevo visto in alcuni video e mi ha lasciato abbastanza sorpreso, perché ha un appeal estetico davvero d'impatto. Il nuovo volante Formula GS. Ragazzi, anche qui non posso negare che quando l'ho visto, anche ce l'ho avuto tra le mani, mi ha ricordato davvero tanto la linea che utilizza anche Fanatec per la costruzione dei suoi volanti, ma con un grosso ma. Il primo ma su tutti, ragazzi, le dimensioni. E che è quella bestia lì? È un volante Formula da 30 cm, perché una cosa che ho sempre criticato nei Formula di Fanatec è che ho trovato sempre molto piacevoli a livello estetico, ma davvero troppo piccoli. E ragazzi, 30 secondo me anche nel Formula, soprattutto in realtà nel GT, trovo sia la dimensione veramente migliore. La parte del grip è in alcantara, anche i rotari molto piacevoli, non sono durissimi ma neanche morbidissimi, hanno un buon feedback. Per quanto riguarda i pulsanti, sempre nello stile Mozza, perché ho ritrovato questo genere di feedback anche nel volante GT, molto simile a chi già possiede per esempio anche volanti Simmagic, a quel tipo di feeling lì. In questo caso troviamo anche dei rotari nella parte alta, hanno la stessa durezza dei rotari centrali, ma per quanto riguarda un rotary sul pollice, il tipo di durezza, ragazzi, molto buona, molto buona. Non credo che li andrete mai a premere involontariamente. In realtà con un volante che utilizzavo fino a un po' di tempo fa, che aveva anche lui i rotari in questa posizione, in realtà bastava che ci appoggiassi per sbaglio mentre giravo il pollice, mi capitava che si attivasse, e quindi purtroppo non potevo mai attivare questa funzione, che in realtà mi piace molto avere il rotary in questa posizione, perché è molto comodo durante la guida. Questi ai due lati non sono dei funky switch, ma sono dei joystick analogici. Ve ne parlerò sicuramente quando farò la recensione, perché in realtà so come funzionano, perché ho provato il modello GT, ma non voglio spoilerare se uscirà prima o dopo questo video della recensione dell'R16 quelle che sono tutte le funzionalità di questo genere di volante. Ma arriviamo anche a un altro aspetto che mi ha colpito appena l'ho tirato fuori, ma mi aveva colpito questo sistema anche nel modello GT, ed è il sistema di palette, sia per quanto riguarda la frizione sia per quanto riguarda la paletta del cambio. Molto bella. Sistema tutto in alluminio, 2 in 1, come ho già detto anche nell'unboxing dell'R16 e parlandovi del modello GT. Molto bello, ragazzi, perché tutta l'elettronica è integrata, non vedete niente. La pulizia di design qui la fa da padrone. Bello. Troviamo sempre dietro il solito quick release che utilizza Mozza, ma che utilizza anche Simmagic.
sono quick release di derivazione automobilistica, in questo caso in una colorazione oro tendente al bronzo. Anche qui l'impatto estetico, ragazzi, è davvero alto. Per quanto riguarda la scocca dietro, la parte della cover è in plastica, credo che sia una stampa a iniezione in plastica, ma naturalmente i dettagli li andremo a vedere durante la recensione. Sicuramente durante l'unboxing non possiamo che non parlare dell'appeal estetico, ragazzi, carbonio forgiato, e questo display qui sopra, come ho detto, ricorda tantissimo quello che è lo stile Fanatec. Naturalmente l'abbiamo visto già anche nei video di presentazione, anche i pulsanti sono tutti retroilluminati e c'è la possibilità di cambiare colore come volete, ma come ho detto l'appeal estetico è veramente di alto livello. Io spero, perché poi in realtà anche un mio amico me l'ha chiesto, che Mozza decida anche di vendere questo genere di prodotti standard alone rispetto a tutto il suo ecosistema, e quindi magari dare la possibilità di acquistarli anche a persone che non utilizzano magari le sue basi. Io, ragazzi, spero di avervi fatto venire l'acquolina in bocca. Naturalmente questo è soltanto un primo contatto con quello che sarà questa nuova base e quello che sarà questo nuovo volante. Naturalmente mi farebbe piacere sapere nei commenti cosa ne pensate dell'approccio di Mozza a questo mondo, cosa pensate dell'approccio di Mozza al mondo direct drive, cosa pensate di questo bellissimo volante, e magari ne discuteremo nei commenti. E ragazzi, ormai non ve lo ripeto più, iscrivetevi al canale, andate a vedere su Facebook la mia pagina MDS Simparse, iscrivetevi anche al mio gruppo Direct Drive Italia su Facebook e ci vediamo molto presto. Ciao ciao!